apparse nel mio telefono, la mia preferita dice: la rivoluzione più grande della mia vita è stata scoprire... Una frase non finita, lasciata appesa così. Ogni volta che la leggo mi innervosisco, cosa mai ho scoperto quel giorno. Poi ci penso e capisco che alla fine è completa e perfetta così. La rivoluzione più grande della mia vita è stata scoprire. Quasi all'improvviso atterriamo ai 3500 metri di quota a Leh, in India. Ci ritroviamo con 5 biciclette in pezzi da rimontare e caricare con tutte le borse possibili. Io non riesco neanche a sollevare la mia. La prima notte di acclimatamento è dura per tutti. Qualcuno accusa la quota, qualcuno la cena troppo piccante, io mi giro e mi rigiro nel letto. Tra poche ore si inizia a pedalare e io non vorrei fare altro che girare i tacchi, regalare la mia bici a un venditore ambulante e tornare sulle familiari salite delle Prealpi. Come tante volte mi accade nella vita, mi pento di aver avuto la faccia tosta di infilarmi in certe situazioni da cui poi vorrei solo scappare. Ma come tante altre volte, alla fine, il difficile è solo cominciare. Cinque amici, 750 km, 13.000 metri di dislivello, 11 giorni in sella, ad una quota media di circa 4.000 metri. 7 passi da superare, compresi tra i 4.008 e i 5.300 metri di altitudine, su strada principalmente sterrata, neanche troppo in buone condizioni, soprattutto quando le piogge aprono guadi enormi. Viaggiamo in totale autonomia e d'altronde diversamente non potremmo fare, vista la scarsità di centri abitati e punti d'appoggio presenti lungo il percorso. Le nostre gravel cariche pesano circa 25 kg. 2 magliette, 2 fondelli, un paio di mutande, qualcosa per il freddo, tenda, sacco a pelo, materassino. Il mio si bucherà definitivamente la prima notte. Fornello, bombole, cibo, medicinali per ogni evenienza, copertoni e pezzi di ricambio, filtro per l'acqua, qualche macchina fotografica, un mazzo di carte, un quadernetto e una matita per scrivere. Il caos e i clacson sempre attivi della città hanno lasciato subito spazio al vuoto del deserto. È un vuoto pieno, di strade infinite che si srotolano in valli di cui non si vede la fine. Il paesaggio è brullo, vuoto pure lui, ma pieno di rocce, fiumi, pastori, cani randagi, bambini con gli occhi luminosi alla vista delle biciclette, anziani con il viso segnato dalle rughe e dal sole, mamme che lavano i figli nei catini al lato della strada. E poi camion, da decine di tonnellate, con cui ci troviamo a dividere ponticelli quasi crollati.
Il pavimento sono delle lamiere appoggiate una sull'altra, con buchi decisamente più grandi delle nostre ruote che rischiano di farci finire di sotto. Là sotto c'è il fiume Zanskar, che ci accompagna per la maggior parte del viaggio. Come in un rito, ogni mattina ci sediamo alle sue sponde e per una buona mezz'ora filtriamo l'acqua che berremo durante il giorno. Mentre ogni sera, piantata la tenda, laviamo via il sudore dalla pelle e dai vestiti. L'Adratrak è un viaggio di scoperta, dell'India profonda, che nessuno di noi ha mai visitato prima. Delle nostre capacità organizzative, che si trovano per la prima volta ad affrontare una logistica tanto complessa e imprevedibile. Dei nostri limiti fisici, testati in condizioni per noi estreme. Insomma, un viaggio di scoperta delle nostre personalissime colonne d'Ercole, con cui ogni tanto bisogna anche scontrarsi. Ma non solo, l'Adratrak è anche un viaggio che ha le sue origini nella scoperta. Una nuova strada, in costruzione dal 2018, che collega tra loro gli abitanti del distretto dello Zanskar con il resto dell'Ladakh, territorio indiano racchiuso dalle catene montuose del Karakorum e dell'Himalaya. Quando Maso scopre che tale strada ancora non esiste su Google Maps, non può fare a meno che iniziare a fantasticare e a disegnare quella che è poi diventata la traccia del viaggio. Per i primi giorni tutto procede in modo tutto sommato regolare. Poi le cose iniziano a degenerare in modo abbastanza rapido e inesorabile. Io sono costretta a fermarmi 24 ore per un'intossicazione alimentare, che mi costringe a percorrere almeno una trentina di volte il tragitto tra la Brandina e la Turca senza acqua corrente. Intanto che aspettiamo l'effetto dei 5 Modium, gli altri si portano avanti e si ritrovano a vagare fino a notte fonda sotto il diluvio, per cercare un posto riparato per dormire. Al secondo giorno di pioggia di fila è tutto fradicio. Infilare i vestiti bagnati al mattino diventa uno sfoggio di forza di volontà veramente notevole. Un fidato sacchetto di riso bianco, comprato in un campo tendato, è la nostra unica fonte di nutrimento ormai da giorni. In mezzo ai fumi della febbre, Stephen inizia a farneticare pezzi di frasi assomiglianti a Basta, per me la vacanza finisce qua. I numeri in sé non facevano troppa paura mentre studiavamo e preparavamo la traccia sul divano, in centro a Milano, con una birra davanti. Alla difficoltà e alla fatica di pedalare quei chilometri possiamo predisporci mentalmente. È tutto il resto che ci spiazza e ci travolge, tutto il contesto che rende pedalare particolarmente difficile, tanto che nel momento in cui ogni giorno appoggiamo il culo sulla sella e iniziamo a sentir bruciare le gambe, ci sembra che tutto si semplifichi.
È a questo contesto intorno a noi che non potevamo, né forse volevamo, prepararci troppo in anticipo. In parte per la scarsità di informazioni reperibili, spesso totalmente fuorvianti, in parte per la nostra volontà di lasciarci andare completamente e rendere questo viaggio un'avventura per davvero. Le ultime tappe sono le più impegnative. Tra errori logistici e imprevisti abbiamo perso tempo all'inizio e ora ci tocca macinare chilometri per riuscire a ritornare a Leh in tempo per l'aereo di ritorno. Con le gambe ormai stanche, la testa forse anche di più, ci svegliamo l'ultimo giorno in mezzo a un altopiano gelido. Siamo a 4.800 metri e quello che su di noi è stata pioggia ha imbiancato le cime che ci circondano. Non è stata una notte facile. Abbiamo pedalato con il buio fino a tardi, sperando di trovare un luogo riparato almeno dal vento, ma in questo altipiano la strada scorre dritta per decine di chilometri. L'alba che spunta in lontananza scongela timidamente le nostre tende. Un po' di tè caldo ci rinvigorisce e ci ritroviamo a ballare, in mezzo al nulla, sulle note di una qualche canzone popolare anni 70. È un momento magico, uno di quelli che speri di rivivere tante volte, anche se poi, come spesso succede, la magia di certi momenti non si ritrova da nessun'altra parte. Ci aspettano ormai gli ultimi 170 km del giro. Raggiungiamo il Tanganga Pass, 5.328 metri sopra il nostro livello di sopportazione. Ormai sfiniti, ci buttiamo giù dall'ultima infinita discesa che ci riporta fino a Leh. Gli ultimi 6 mesi di preparazione, la forza di volontà, l'entusiasmo, tutto è improvvisamente reale, è quasi tangibile. Quanta bellezza c'è in tutto questo. E se mai qualcuno alla fine volesse, per un qualsiasi motivo che mi sfugge, un consiglio sulla vita da me, io direi: siate affamati. L'ha già detto qualcuno di famoso, credo, ma non c'è niente che più della fame ci riempirà. E non sto parlando della fame che abbiamo patito in questi giorni surreali a base solo di riso in bianco. Parlo della fame di vedere, di viaggiare, di fare, di scoprire, di sorprendersi, di assaggiare, di confrontarsi, di portarsi al limite, di ricominciare e innamorarsi delle cose ancora e ancora. La fame di vita, insomma, quella cosa lì, di cui dicevo hanno già parlato personaggi più illustri di me. Ma io giuro che lì, su quella sella scomoda, pensavo solamente 2 cose. 1, che male al culo. 2, ma che figata atomica stiamo facendo.
piazza del paese come degli eroi fuori luogo, sporchi, pallidi, mangiati dalla stanchezza. Ma vibriamo di qualcosa che non so spiegare. Tutti ci guardano, siamo pure sempre 5 occidentali vestiti strani e con delle biciclette in mano. Ma nessuno sa, nessuno capisce. E va bene così. L'abbiamo fatto per davvero.